Nella costruzione del titolo non devo tenere in considerazione solo la SEO classica, come si intende, le parole più cercate che poi le devo inserire, ma devo tenere in considerazione i bisogni, che cos'è che vuole davvero la persona. Ciao a tutti da Marco e benvenuti in questa nuova puntata di YouTube Journey, una serie interattiva in cui i protagonisti siete voi. Come spiego ogni volta, vi dico in breve come funziona questa serie, se magari è la prima volta che venite in questi video. Questa serie si basa sul sia dare sicuramente consigli utili per aiutarvi a creare un canale e a farlo crescere in modo costante, ma allo stesso tempo per vedere insieme se appunto queste tecniche e i consigli che vi diamo funzionano, stiamo creando insieme un canale YouTube reale completamente da zero, proprio sia tramite i concetti che spieghiamo in questi video, ma anche tramite i sondaggi a cui risponderete voi. Già nelle scorse puntate avete partecipato in tantissimi e piano piano il nostro canale sta prendendo forma. E a tal proposito, nello scorso video, perché abbiamo visto che avevamo parlato un po' di come fare contenuti, rubriche, eccetera, vi avevo chiesto tramite l'apposito sondaggio che tipo di video avremmo dovuto fare per il nostro canale YouTube, in cui, come vi ricordo, parla di video editing e foto video in generale da smartphone, e quello che vedete qui a schermo è quello che avete scelto e quindi sarà una delle rubriche principali di questo canale. Oggi continuiamo con il nostro viaggio e insieme a un ospite speciale che sto per presentarvi parleremo della SEO per i video su YouTube, una metodologia tecnica che dir si voglia che ci aiuta ad aumentare la visibilità dei nostri contenuti su YouTube. E come dicevo, non lo farò da solo, ma qui con me Giorgio Taverniti, esperto di SEO e di web marketing in generale. Ciao Giorgio! Ciao Marco e grazie per l'invito e per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto. Grazie a te Giorgio per aver accettato il mio invito. Partiamo subito belli spediti. Come tu ben sai, la SEO è uno degli elementi fondamentali che bisogna tenere in alta considerazione. Magari forse fino a qualche anno fa, soprattutto agli albori di YouTube, poteva sembrare che non servisse a molto come tecnica. Quindi una prima domanda che voglio farti è: in base alla tua esperienza, anche tu hai fatto tantissimi video, hai un canale YouTube grande e una bella community che ti segue, perché oggi fare video e basta, quindi star lì a registrare, cliccare sul tasto REC e poi pubblicare i video su YouTube senza un minimo di SEO non è più efficace forse come una volta? YouTube è cambiata tantissimo negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la sua home page, che da mobile questo cambio è ancora più impattante perché la tipologia di contenuti che poi troviamo nella home sono diversi, quindi la visibilità è veramente molto importante e chi si occupa di SEO si occupa anche delle copertine, si occupa del titolo, si occupa della descrizione, si occupa del prodotto video in sé, come viene scritto, come viene registrato. La SEO è un po' tutto, non è solo quella cosa dove si mettono le paroline, è tutta quella tecnica, quella metodologia che ci aiuta a rendere il video più visibile, e il video più visibile lo rendiamo se creiamo delle copertine impattanti, un buon titolo e un buon prodotto video. Assolutamente, guarda, sono d'accordissimo con te e tra l'altro, come ho già citato anche in uno scorso video, una tua espressione che avevi inventato tempo fa era che YouTube è la TV del mondo, ma soprattutto del fatto che YouTube non fa in modo che ci siano utenti per i video, ma il contrario, cioè per i video per gli utenti. Quindi teniamo il concetto base fondamentale, che è che YouTube vuole che le persone raggiungano quei contenuti che le persone vogliono vedere, che risolvono i loro problemi, che gli danno la possibilità di divertirsi, di trovare un momento di svago, risolvere le loro problematiche, raggiungere i propri obiettivi e così via. E quindi è fondamentale far capire alla piattaforma in modo chiaro, tramite le giuste strategie, di cosa parlano i nostri contenuti, in modo da raggiungere quel pubblico che ha bisogno del nostro contenuto, che appunto li aiuta nelle loro ricerche. E proprio parlando di questo andiamo un pochino in profondità e parliamo di i vari elementi che compongono la SEO su YouTube. Già un pochino lei accennato, che però comunque era soltanto un piccolo elemento da tenere in considerazione. Quindi abbiamo il titolo, la descrizione, i tag e la miniatura. Tenendo in considerazione che ormai i tag, già possiamo dirlo subito, non hanno più la rilevanza che forse avevano qualche anno fa, è importante saper creare un titolo e una descrizione e una miniatura efficaci. Quindi, sulla base sempre della tua esperienza, Giorgio, quali sono alcuni elementi che è importante mettere nel titolo per far sì che diamo una buona ottimizzazione SEO, ma dall'altra aiutiamo le persone a capire bene il tema del nostro video e di conseguenza convincerle a cliccare? Sì, la TV del mondo
come hai ricordato, lavora per audience, quindi andare a pensare ad un titolo dove ci infiliamo la chiave non è sufficiente, perché bisogna che il titolo sia anche persuasivo e che sia un titolo che riesca a far capire subito, come dici tu, quello che è il contenuto. Facciamo qualche esempio per renderci conto di questa cosa. Fare un titolo prettamente SEO significa avere un titolo dove ci sono semplicemente delle parole chiave. Quindi se faccio un video dove lo voglio dedicare a come con l'intelligenza artificiale riesco a fare l'editing di un video, il titolo classico che un SEO consiglierebbe potrebbe essere come editare il video grazie all'intelligenza artificiale. Questo è un esempio pratico, ma non è sufficiente questa tipologia di titolo. Perché? Perché innanzitutto YouTube considera le audience, quindi significa che anche se tu non hai esattamente la parola chiave, YouTube può mostrare quel video anche in fase di ricerca a un determinato pubblico, e allora dobbiamo spingerci oltre. Dobbiamo andare a considerare qual è il bisogno dell'utente, cioè perché una persona vuole fare l'editing dei video con l'intelligenza artificiale. Qual è il reale vantaggio, per esempio, di utilizzare l'intelligenza artificiale? È che ci fa risparmiare tempo. Quindi nella costruzione del titolo non devo tenere in considerazione solo la SEO classica, come si intende, le parole più cercate che poi le devo inserire, ma devo tenere in considerazione i bisogni, che cos'è che vuole davvero la persona. Quindi il mio titolo potrebbe essere, per esempio, video editing, così vado a identificare immediatamente il tema o il target al quale sto per parlare, 2 punti, da, non lo so, 10 ore a 10 minuti grazie all'intelligenza artificiale. In questo modo ho inserito le parole che a me interessa andare a identificare, il video, il target, quello che qual è la mia strategia, ma anche i bisogni e il risultato immediato che una persona può ottenere tramite quel video. Quindi la SEO non è semplicemente quella cosa dove ci infiliamo le parole, ma è qualcosa di un po' più che va a fondo dei bisogni che hanno le persone e che cercano di raggiungere tramite la visione di un video su YouTube. Fantastico, hai espresso veramente un sacco di concetti utili che aiuteranno chi ci sta guardando a ragionare molto meglio sul titolo. Giusto per entrare un po' in qualche piccola strategia che ti voglio dare, no? Per esempio, oltre al discorso che ha detto adesso Giorgio, cioè di pensare a cosa la persona realmente sta cercando, quindi il suo bisogno, si possono usare dei piccoli elementi che aiutano un po' a catturare l'attenzione. Per esempio, molto spesso l'uso dei numeri all'interno del titolo aiuta tantissimo a far capire ancora di più l'argomento e quindi a dare un senso di completezza dell'argomento. Ad esempio, i 5 errori da evitare quando si fa video editing, per esempio, te la buttate adesso lì per fare un esempio. Oppure la classifica dei top 5 software per fare video editing con l'intelligenza artificiale. Questa nel modo intrinseco va a prendere un bisogno della persona, perché magari con tanti software che ci sono oggi uno non sa quale scegliere, quindi avere di là dall'altra parte una persona, un esperto che ti fa una lista e ti dice guarda io li ho provati e meglio questo piuttosto che quest'altro, punti forti, punti deboli, è un elemento, un modo di esprimersi che aiuta tantissimo. Parliamo invece adesso della miniatura, anch'essa facciamo subito una premessa. La miniatura non ha un ruolo a livello SEO in senso stretto, cioè YouTube non legge l'immagine, non legge cosa c'è scritto dentro la miniatura, quindi ha un ruolo prettamente umano, nel senso che aiutiamo le persone che raggiungono, vedono il nostro video nei consigliati, piuttosto che nei risultati di ricerca, nella home, e quindi la miniatura gli permette di primo impatto, perché è la cosa che salta più all'occhio rispetto a un titolo, di capire qual è la tematica. Quindi, secondo te, Giorgio, quali sono le parti, o meno gli elementi che funzionano di più all'interno di una miniatura che tu stesso magari hai avuto modo di testare e vedere cosa funziona di più e cosa funziona di meno? Sì, la miniatura impatta in maniera direi devastante sul video. Può addirittura fare 5, 6, 10 volte di più un video cambiando solo la miniatura, e tra l'altro YouTube per alcune persone, ma a breve arriverà per tutti, consente di testare fino a 3 miniature, e questa è una cosa molto positiva perché così ci rendiamo conto di cosa funziona e cosa non funziona ovviamente all'interno di una miniatura. Le miniature sono importanti, come hai detto tu, anche da un punto di vista SEO, non strettamente correlato a quello che c'è dentro la miniatura, ma perché impattano in un altro modo.
ovvero fanno cliccare di più e ovviamente se è fatto tutto il lavoro per bene fanno rimanere per più tempo le persone a guardare un video, e noi sappiamo che in tutti gli ambiti SEO, nei parametri SEO, c'è anche la percentuale di visione sia in accumulo di tempo che proprio in percentuale, quindi la miniatura influenza l'esperienza che la persona ha all'interno del nostro canale, del nostro video. Le cose che impattano di più dipende poi sempre da settore a settore, però lo sappiamo che le facce sono molto importanti, quindi avere il viso bello grande, perché ricordiamo che le miniature poi vengono viste anche in maniera piccola all'interno del mobile, quindi il viso funziona, anche i colori in contrasto funzionano. Una cosa che invece vedo che viene fatta poco è che molti YouTuber utilizzano tanta coerenza tra le loro miniature, però in realtà io sto facendo vari esperimenti per cercare di avere sì una coerenza nella faccia, cioè la mia faccia, ma poi cercare di avere una varietà di miniature non solo per testarle, ma anche perché in questo modo risalta di più all'occhio quello che è magari la mia comunicazione personale. Una cosa che tento di fare è di inserire meno parole possibile all'interno della miniatura, perché la miniatura è quella cosa che ti fa catturare l'attenzione, quindi magari uso la parola più importante in assoluto e poi tento col titolo di dare quello che è l'argomento, mentre con la miniatura invece vado proprio a colpire l'attenzione. Farei una particolare attenzione ai colori della nostra miniatura, andando ovviamente a tentare, anche se non è una regola per forza restrittiva, di mantenere quelli che sono i colori del nostro brand che abbiamo deciso di utilizzare. Dico che non è restrittiva perché i colori poi cambiano nel tempo e perché ci stanno anche le eccezioni, però andrei a studiarmi tutta quella che è la comunicazione di colore e i colori di contrasto da andare ad utilizzare. Ecco, io consiglio di studiare poi quelli che sono gli YouTuber grandi che hanno milioni di numeri per andare a verificare quelle che sono le loro tecniche da questo punto di vista, però utilizzare 2-3 colori a contrasto ho notato che è sicuramente una buona tecnica, e ovviamente bisogna andare a guardare quello che sta succedendo oggi nel mercato, tentando magari di trovare quel colore a contrasto che non sta utilizzando nessuno, perché se tutti usiamo ad esempio il giallo, ad un certo punto il giallo non è più giallo da questo punto di vista. Quindi queste sono un po' le cose che ho visto funzionare. Ovviamente l'altra cosa è quella di, quando metti la faccia, di non mettere una faccia neutra, ma di mettere una faccia che rispecchi l'emozione del video. Credo che questo sia veramente impattante. Un altro aspetto che vorrei ragionare con te è il discorso sottotitoli. In un tuo recente video, se non sbaglio, avevi parlato del fatto che effettivamente i sottotitoli influiscono sulla SEO, giusto? Sì, te lo confermo, dai test che ho fatto i sottotitoli sono indicizzati da YouTube, mentre non sono indicizzati attualmente né il nome del video né il nome della miniatura, proprio il nome del file. Se ti va ci parli un po' anche di una grossa novità proprio in termini di sottotitoli, discorso anche di uso di altre lingue che sta per arrivare su YouTube. Adesso non è una cosa immediata, ho visto, però quando arriverà sicuramente sarà interessante. Sì, si tratta del multitraccia audio, poi questi nomi cambiano nel tempo, però la considerazione è che è possibile riuscire a inserire un'altra lingua anche con l'audio nel nostro video. Non è il massimo perché praticamente significa riuscire a tradurre mentre io sto parlando in italiano o in lingua inglese, ma il labiale rimane sempre in italiano. Questo avviene tramite YouTube, quindi direttamente in YouTube Studio, ed è una grande cosa. Speriamo che YouTube vada anche nella direzione di, oltre a far caricare più tracce audio, magari di elaborare anche il video. È un aspetto molto importante questo, perché significa aumentare quella che è la nostra audience e la nostra visibilità. La pecca che attualmente c'è in questo sistema è che noi dobbiamo ripensare il nostro canale per una comunicazione più internazionale. Questo significa anche il nome del canale deve essere pensato in questo modo, la descrizione, ma anche tutto ciò che mostriamo a video. Immaginando di fare un tutorial è un po' un problema se pensiamo di mostrare l'interfaccia in italiano e poi di aggiungere l'audio in lingua inglese, ovviamente. Quindi bisogna un attimo fare un po' di strategia su queste tematiche, però è una grande opportunità
che attualmente, per come è pensata, favorisce i mercati dove c'è la lingua inglese come lingua madre, soprattutto gli Stati Uniti perché e anche l'Inghilterra, tutti dove c'è la lingua madre come lingua inglese. Gli altri sono un po' attualmente sfavoriti. Speriamo che YouTube prenda in considerazione questa tematica per portare un mercato globale competitivo più equo da questo punto di vista. Che dire, Giorgio, grazie davvero di cuore di tutti i consigli e suggerimenti che ci hai dato per capire meglio cosa significa la SEO per i video su YouTube. Quindi mi raccomando, se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, non dimenticare di lasciare un bel like e di iscriverti al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video. E inoltre ti invito ad entrare nella mia community Telegram, link qui sotto in descrizione, in cui trovi ulteriori risorse esclusive in cui andiamo ad approfondire le tematiche che tratto in questo canale. Quindi detto ciò, grazie di cuore ancora a Giorgio per aver partecipato. Marco, grazie mille per questo invito, per questo tuo progetto che mi sembra stia andando abbastanza bene. Sono contento di partecipare e auguro a tutte le persone che lo stanno seguendo un buon e un bel percorso. Grazie mille. Ti ricordo di partecipare al sondaggio, trovi il link qui sotto in descrizione, che andrà a inserire un altro elemento al nostro canale YouTube reale che stiamo facendo insieme e ha a che fare appunto con la SEO e con i primi video che andremo a pubblicare nei prossimi giorni. E detto ciò, grazie dell'attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco!